Avviso comunicazione astrale. Linguaggio celeste. Sebir Blu, 8 maggio 2012. Cari amici e lettori tutti, questa comunicazione, inconsueta per me, sorge dalla necessità, che sento nell'anima di mettervi al corrente di un avviso, che mi è stato trasmesso sul piano astrale poco prima del risveglio fisico, il giorno 6 maggio 2012. Ho udito chiaramente e se doveste sentire un forte odore di gas, chiudete immediatamente i rubinetti dell'acqua perché la vostra cabala l'ha contaminata. Dal momento che nella mia lunga vita di servizio alla luce ho avuto varie premonizioni e aiuti affinché, a mia volta, guidassi il mio prossimo in modo corretto, immediatamente ho iniziato le mie ricerche per capire quale nesso ci fosse tra l'eventuale perdita di gas e la chiusura dell'erogazione dell'acqua. Non capivo assolutamente dove fosse il collegamento e quindi ho cominciato a cercare in internet senza nemmeno sapere che cosa. Mi sono imbattuta in una notizia che non conoscevo e che riporta di un altro grave incidente accaduto al largo della Scozia, nel mare del Nord, su una piattaforma gasiera offshore Elgin della Total, che è stata prontamente evacuata il 25 marzo scorso. Nonostante i vari interventi sembra che a tutt'oggi la fuga di gas metano non sia ancora stata bloccata. Ho fatto qualche supposizione ma poi ho desistito perché troppo deboli gli elementi in mio possesso. Ho continuato le mie solite visite per le traduzioni in lingua italiana in vari siti francesi e sono rimasta colpita particolarmente da una notizia riguardante una forte opposizione della gente comune a certe perforazioni per estrarre dalla terra il gas de schiste, forte inquinante non solo per l'aria ma soprattutto per l'acqua potabile. Ovviamente ho approfondito la ricerca perché non sapevo nemmeno cosa volesse dire schiste in italiano e ho scoperto un mondo assolutamente nuovo, che credo conoscano in pochi. Così prima di fornirvi le documentazioni trovate sui siti di informazione alternativa vorrei aggiungere che è stato realizzato un film notevolissimo su questo tema Gasland di Josh Fox, che è stato premiato con l'Oscar 2011 come miglior documentario dell'anno. La cabala oscura si sente braccata come una belva ferita e tenta ormai l'impossibile pur di rimanere al potere, tanto che Fulford nel suo ultimo articolo dell'1 maggio ha detto stiamo entrando in un periodo molto pericoloso, stanno pianificando un attacco terroristico di massa obiettivi possibili Tokyo, Roma e Londra. Prova ne è che non appena ci si arrischia a svelare qualche segreto degli oscuri, di solito molto nocivo per tutti, si viene immediatamente bloccati, perseguitati o addirittura arrestati come è successo al regista Josh Fox e all'attore Mark Ruffalo, che ha promosso e organizzato la proiezione del sopracitato documentario. Dunque cari lettori, per tornare al gas di scisto e senza creare allarmismi inutili, vorrei rendervi edotti della sua tossicità, specialmente per le falde acquifere e per i terreni agricoli, senza tralasciare naturalmente l'inquinamento dell'aria con gas da idrocarburi. Un fondamentale capitolo a parte vorrei dedicarlo alla devastante metodologia utilizzata per violentare ulteriormente la nostra già agonizzante terra chiamata fracking, che fa uso, oltre a grandi quantità d'acqua, di molti componenti chimici assolutamente pericolosi per la salute pubblica. Ne potrete prendere atto in un articolo dettagliato più avanti. I misteri del fracking. 11 marzo 2012. È una tecnica utilizzata negli Stati Uniti per la perforazione di pozzi di gas e petrolio. Consiste nel pompare acqua a forte pressione assieme ad una serie di sostanze classificate tossiche, che inquinano le falde acquifere. In Europa il fracking è stato proposto come shale gas, vale a dire estrarre gas dagli scisti. Praticamente significa sbriciolare la roccia contenente l'idrocarburo. Una tecnica molto invasiva e pericolosa visto quanto sta accadendo negli Stati Uniti dove il dibattito è acceso anche tra i banchi del governo. Nelle mie ricerche ho trovato un interessante articolo di ProPublica, un'organizzazione no profit, che si occupa di giornalismo investigativo. L'articolo in questione indaga su cosa viene utilizzato nel fracking o più precisamente quali sono le sostanze tossiche usate nella perforazione di un pozzo. In sostanza l'articolo mette alla luce le battaglie degli ambientalisti contro le ditte di gas e petrolio finalizzate a rendere pubbliche le sostanze chimiche impiegate durante questa operazione. Le società di trivellamento adoperano questa tecnica per una questione di economicità e per avere una certa consistenza del fluido estratto, cioè con meno impurità.
Il problema però è che queste sostanze chimiche associate a grandi quantitativi di acqua interferiscono con i bacini idrici sotterranei provocandone l'inquinamento e un rischio elevato per la salute, così come secondo uno specifico rapporto del 2011 del Congresso Stati Uniti. Nessuno è a conoscenza della composizione chimica del fracking, dei fanghi petroliferi e di altre sostanze utilizzate nella perforazione dei pozzi, ma ProPublica attraverso il suo giornalismo investigativo rompe gli indugi e ci fornisce alcune sostanze messe sotto indagine. Ecco l'elenco. 1. Acqua al 98%, che diventa 99,5% a fracking fluido. 2. Silice cristallina considerata cancerogena trovata in mattoni e malte di cemento, nelle sabbie e nelle costruzioni. La polvere se inalata può portare a silicosi o a cancro. 3. Metanolo trovato nell'antigelo, in vernici e solventi. I vapori possono causare irritazioni agli occhi, mal di testa e fatica. L'ingestione può provocare danni agli occhi o la morte. 4. Isopropanolo si trova nel vetro, negli antiaspiranti detergenti, cosmetici, profumi e saponi. I vapori possono creare irritazioni degli occhi e del tratto respiratorio superiore. La digestione provoca ubriachezza e vomito. 5. Distillato idrotrattato trovato nel carburante della Stati Uniti Air Force EU2 Aircraft è una sostanza che nei casi più gravi può provocare irritazione della pelle e degli occhi, mal di testa e vertigini. L'esposizione prolungata può provocare danni ai reni e al fegato. 6. Butossietanolo trovato in pitture e vernici. I vapori possono irritare naso e occhi. L'ingestione può causare mal di testa, vertigini, nausea e vomito. 7. Glicoletilene trovato nei detergenti per le auto. Nell'antigelo l'ingestione provoca il coma e può portare a danni renali irreversibili. 8. Diesel considerato cancerogeno, gravi danni alla pelle, può portare al cancro. 9. Soda caustica trovato nei pulitori di scarico, nei prodotti manifatturieri. La polvere può causare danni ai polmoni. L'esposizione a forme solide o liquide può gravemente bruciare gli occhi, la pelle e le mucose, o portare alla morte. 10. Naftalina classificata cancerogena. L'inalazione può causare irritazione delle vie respiratorie, nausea, vomito, dolori addominali, febbre o la morte. Queste sono alcune sostanze scoperte da ProPublica e utilizzate nella tecnica del fracking dalle ditte di perforazione. Chiaramente l'organizzazione continua il suo prezioso lavoro investigativo, così come ci fornisce un altro elenco di sostanze definite pericolose per la salute e classificate cancerogene. In ordine: formaldeide, acido solforico, benzene, acido borico, olio combustibile, cherosene, acido fluoridrico, acido cloridrico, acido formico. Tutte sostanze cancerogene in grado di portare al cancro. Fonte: Linguaggio Celeste. Sebir Blue, Bilerola Blogspot.